Salve a tutti, bentrovati. Allora, questa è la mia cucina e come potete notare ho come illuminazione 3 vecchie plafoniere a neon. Queste plafoniere, oltre a fare poca luce, consumano tanto e si guastano continuamente. Per tutti questi motivi ho deciso di trasformare queste plafoniere eliminando i neon, sostituendoli con dei dischi a LED che fanno tanta luce e consumano davvero poco. Quindi la prima cosa che faccio è staccare la corrente. Ora rimuovo i neon e tutto quello che c'è nelle plafoniere. L'unica cosa che non tolgo sono i cavi di alimentazione elettrica. Come vedete, i componenti all'interno di questa plafoniera sono stati fissati con dei rivetti di alluminio. Per rimuovere questi rivetti devo eliminare le loro teste. Per fare questo sto usando una punta per il metallo da 6 mm di diametro. Rimuovo anche i supporti che sostenevano i vecchi neon. Come già vi ho detto, bisogna eliminare tutto, tranne i cavi elettrici bisogna eliminare ogni cosa. Fatto, adesso posso anche pulire. Se la struttura della vostra vecchia plafoniera è di metallo, ricordatevi che il cavo giallo-verde, ossia quello là di terra, va fissato sulla parte metallica come sto facendo adesso in questo momento. Questa è una delle 3 corone LED che devo installare, l'ho pagata 8 euro e consuma 32 watt. Poi devo installare anche queste altre 2 corone da 54 watt, ognuna di queste invece costa 12 euro. Tutte e 3 hanno una temperatura di colore di 6500 Kelvin, quindi emettono una luce bianca, viene detta anche luce fredda. Ovviamente potete scegliere anche altre gradazioni di colore, se a voi la scelta il costo delle corone non cambia, è sempre lo stesso. Ok, allora inizio con questa da 54 watt. Questo pezzo rotondo bianco si chiama drive. All'interno c'è il circuito di controllo della corona. Sopra ci sono stampate 2 lettere, la L che vuol dire linea e la N che vuol dire neutro. Dietro al drive c'è poi un adesivo che serve per fissarlo alla plafoniera. Per quanto riguarda la corona, per fissarla ci sono dei magneti dietro, infatti se la giriamo, guardate, appoggio una chiave e rimane attaccata, quindi è molto semplice, bisogna solo appoggiarla alla plafoniera per fissarla. Ok, detto questo possiamo anche procedere. Allora, come già vi ho detto, prendo la corona e l'appoggio alla struttura della plafoniera che ovviamente rimarrà attaccata grazie ai magneti. Ora decido di tagliare i 2 cavetti del drive perché sono troppo lunghi, quindi quello bianco come vedete già l'ho spezzato e quindi rimuovo la parte in eccesso. Lo spezzone bianco che rimane adesso lo inserisco nella morsettiera a innesto. La stessa cosa la faccio anche con il cavetto grigio, quindi lo taglio. Rimuovo la parte in eccesso e inserisco quello che rimane nella morsettiera a innesto. A questo punto rimuovo la pellicola protettiva e vado a fissare anche il drive. Mi raccomando, prima di incollarlo assicuratevi bene dove posizionarlo perché l'adesivo è abbastanza forte. Ok. Ora possiamo alzare un attimo la corrente perché dobbiamo individuare qual è il cavo di fase. Quindi appoggeremo la punta del cercafase sul cavetto. Se si accende la luce che c'è nel manico di questo cercafase, allora l'abbiamo trovato. Comunque il cavetto di fase di solito è di colore marrone, nero o rosso. Ho capito qual è la fase, quindi stacco di nuovo la corrente per collegare i fili.
Mi raccomando, la fase, che in questo caso è il marrone, va collegato al cavetto contrassegnato dalla lettera L sul drive, che vuol dire linea, mentre l'altro, il blu, va collegato al cavetto contrassegnato dalla lettera N, che si trova sempre sul drive. Come già vi ho detto, la N sarebbe il neutro. Per verificare se si accende, ovviamente ora alzo la corrente e premo l'interruttore. Bene, come vedete funziona correttamente. Noterete che la corona è leggermente decentrata per forza maggiore, ma questo non è un problema perché adesso sopra ci metto questa copertura di vetro che è leggermente satinata, quindi non si vedrà nulla. Anche sulla plafoniera che sta a fianco ho installato la stessa corona da 54 watt. Faccio una prova per vedere se è tutto ok. Sempre nello stesso ambiente, ma in prossimità del camino, come vedete ho un'altra plafoniera molto più piccola. Su questa invece installo la corona da 32 watt che vi ho mostrato all'inizio del video. Ho finito, ho modificato le mie plafoniere. Adesso vi mostro quanta luce c'è nella mia cucina dopo aver fatto questa trasformazione. Allora ragazzi, cosa ne pensate? La mia cucina sembra molto più bella con questo tipo di illuminazione, addirittura tutto sembra molto più nuovo. Ora con tutta questa luce possiamo svolgere le nostre attività tranquillamente senza avere il bisogno di accendere luci supplementari come facevamo prima. Bene signori, se avete gradito questo tutorial mettete un mi piace a questo video e condividetelo sui vari social se potete. Con questi due piccoli gesti per voi insignificanti ma per me invece molto importanti darete una bella spinta a questo video e di riflesso ovviamente la darete anche a tutto il mio canale. Vi ringrazio con tutto il cuore e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!